Amici del canale, anche oggi pronti per una nuova avventura. Ecco, qui ci troviamo al nostro solito Mangia e Bevi. Siamo arrivati al Pian delle Fugazze e il nostro obiettivo di oggi è arrivare su in cima al Monte Cornetto, sempre nelle piccole Dolomiti, e fa parte della catena del Sengio Alto. Adesso qui, dopo il Mangia e Bevi, che si trova a 2 minuti dal passo del Pian delle Fugazze, prendiamo questo sentierino e ci congiungiamo alla strada sopra e cominciamo la nostra avventura, dai. Ciao ragazzi. Amici del canale, dopo un quarto della partenza ci troviamo questo cartello. Qui giriamo sulla sinistra ed andiamo verso Malka Bovetal, dove poi prenderemo il sentiero degli Onari, anzi mi hanno detto. Ecco, fate conto che dal sentierino che abbiamo preso prima finiamo su questa strada asfaltata, che è quella che porta a Campogrosso. E subito dopo l'arrivo sulla strada asfaltata c'è un sentiero sulla sinistra, ma noi non l'abbiamo preso, siamo andati avanti oltre perché questo è un po' più diretto. Prendiamo questo e ci avviamo verso Malka Bovetal. Continuiamo. Ecco, qui davanti vediamo il gruppo del Carrega e siamo arrivati al primo step, Malka Bovetal. Siamo già stati qui in precedenza quando abbiamo fatto il giro di Campogrosso per andare al Ponte Avis. Magari vi lascio il link qua sotto nella descrizione. Adesso da qui proseguiamo e dopo dovremo andare a sinistra per fare il sentiero degli Onari e passare sulla montagna di questa parte per arrivare al nostro obiettivo. Dai, continuiamo. Ciao ciao. Ecco ragazzi, allora dopo Malka Bovetal, dopo 100 metri si gira a sinistra e poi si arriva qui a questo cartello subito dopo 100 metri e dobbiamo proseguire per Selletta nord-ovest, lì a sinistra. Dai, continuiamo e vediamo dove arriviamo. Bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and change. I stay the same. You must be blinded by lights. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh. Ecco amici del canale, a 1 ora e 1/4 dalla partenza arriviamo a questo cartello. A destra si va per il passo degli Onari, dove andremo noi, dove c'è una catena per arrivare sul Cornetto, mentre invece a sinistra si va sempre al Cornetto, però evitando di fare la catena. Ecco, noi andiamo a destra e quindi proseguiamo. Ciao ciao! Some faith that who gon' hurt this. I naughty night you lullaby. I'm doing me, it's do or die. You must be blinded by the lights. We came to shine. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. Why stay the same? You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights.
comincia il canale, qui c'è il pezzettino di ferratina, ma abbastanza semplice, ecco. Noi abbiamo portato solo un cordino in questo caso per farla, però ecco, bisogna sempre stare attenti. Vedete. Amici del canale, eccoci qua, 2 ore e un quarto, arrivati a Forcelle Cornetto 1825. Qui adesso dovremo fare questa catena che non è proprio bellissima perché c'è un sacco di neve lì andare su. Comunque dai, per sicurezza adesso mettiamo i ramponi e ci proviamo, dai. Poi non so se ce la faremo arrivare su Monte Cornetto, da solo 15 minuti qui, ma bisogna vedere com'è la neve sopra. Dai, però noi ci proviamo anche se c'è una nebbia che non so cosa vedremo da sopra. Dai, mettiamo i ramponi e vediamo. Ciao ciao! E dopo la catena questo punto da attraversare non è proprio bellissimo. Adesso proviamo ad andare avanti ancora un po', dai. Ce la faremo anche stavolta, proviamo ancora. Amici del canale, anche stavolta missione compiuta. Eccoci qua, arrivati in cima al Monte Cornetto, non è stata una bella cosa, veramente ancora tanta neve a salire e come vedete ho dovuto mettere di nuovo i ramponi e la piccozza e come vedete non è che ci sia molta gente qua sopra oggi, mi sa che ci sono solo io. Comunque dai, faticoso, ci abbiamo messo quasi 3 ore, vabbè. Comunque dai, ci siamo riusciti. Adesso devo tornare giù perché la mia compagna è rimasta giù subito dopo la catena, ha preferito fermarsi, ma io ormai avevo già fatto tutto, ho voluto finire. Adesso torniamo su prima che venga la neve. Ciao ciao! Ragazzi, il cielo non promette niente di bello, Articane ha cominciato a piovere, però dai, la parte difficile è finita. Comunque è stato un bel giro, è impegnativo, non per tutti, perché alla fine ci abbiamo messo 5 ore, sono quasi 900 metri di livello. E l'ultimo pezzo, fino ad arrivare alla catena nessun problema, chiaramente non bisogna soffrire di altitudine, ecco perché c'è sempre quel pezzettino di ferrata. Io consiglio sempre di tenere almeno un cordino lì per non trovarsi in difficoltà. Ok, quindi comunque dai, invece dopo ho dovuto mettere per arrivare su in cima alla croce sia i ramponi che la piccozza perché era proprio piena di neve. Dai, comunque è andato tutto bene, abbiamo portato a casa lo zaino anche stavolta. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto come sempre vi invito a mettere un bel like, un pollice in su sotto il video e se volete vedere altri video come questi vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nostri prossimi video. Ciao a tutti, buona montagna, Domenico, ciao!